Immaginate una città che quando Roma era ancora un insieme di villaggi dominava già il mondo conosciuto. Benvenuti nel centro dell'antica capitale cinese. Mi presento, mi chiamo Marco, ma in Cina diventa Maiko e vivo a Xi'an, l'antica capitale cinese che una volta si chiamava Chang'an. Oggi vi accompagno nel centro storico, in una zona che si chiama Dayanta, la pagoda della grande oca selvatica. Ho già fatto un video della parte interna dove ci sono i templi e la pagoda, oggi invece vi mostro la zona esterna dove trovate negozi, gelaterie, ristoranti, eccetera. Siamo in una zona antichissima della città che si chiama Dayanta. Xi'an è stata l'antica capitale della Cina per ben 13 dinastie. Per oltre 1000 anni è stata il centro politico, economico e culturale dell'impero. Xi'an ha raggiunto il suo apice sotto tre poteri principali, la dinastia Qin, cui il primo imperatore Qin Shi Huang unificò la Cina, e a pochi chilometri dal centro della città che si trova il celebre esercito di terracotta. La dinastia Han, che diede il via all'antica via della seta che partiva proprio da qui dove sono ora, e la dinastia Tang. Durante questo periodo, Chang'an era probabilmente la città più grande del mondo, un centro di arte e religione senza uguali. A differenza di altre città che hanno cancellato il proprio passato, Xi'an conserva monumenti impressionanti. Le mura cittadine sono tra le mura difensive antiche meglio conservate al mondo, formano un rettangolo perfetto attorno al centro storico. La grande moschea, testimonianza dell'antico scambio culturale lungo la via della seta, e le pagode dell'oca selvatica, costruite per ospitare i testi buddisti portati dall'India dal monaco Xuanzang, e naturalmente il leggendario esercito di terracotta. Se vi piace la storia e la cultura dell'antica Cina, Xi'an è il posto perfetto da visitare. Nella scheda informativa vi lascio il link al video sulla pagoda e al tempio da Xi'an. Questa è la parte esterna dei templi, ci sono ristoranti e negozi. Passeggiando per Xi'an è impossibile non notare migliaia di persone, soprattutto donne che indossano abiti tradizionali. Si chiama Hanfu ed è un movimento culturale che punta a riscoprire e celebrare l'estetica delle antiche dinastie cinesi. Molti degli abiti che vedete a Dayanta si ispirano allo stile della dinastia Tang, il periodo d'oro di Xi'an. Si distinguono per i colori vivaci, le maniche larghe e il trucco elaborato che riproduce fedelmente i dipinti di 1300 anni fa. A differenza di altre città, a Xi'an vestirsi con abiti storici non è considerato strano, ma un omaggio alla grandezza della capitale antica. La città offre centinaia di negozi di noleggio dove i turisti possono trasformarsi in imperatrici o guerrieri per un giorno. Ci sono altrettanti fotografi che realizzano album fotografici, le luci arancioni sui muri che vedete fanno da fondale. Se verrete in vacanza in Cina, potete noleggiare un vestito e diventare un'antica dama della dinastia Tang. A parte tutto, questi vestiti sono bellissimi. Guardate, ogni fondale ha un fotografo pronto a immortalare una ragazza vestita come un'antica cinese. Se c'è una cosa che apprezzo della Cina è proprio il fatto che ha una storia continuativa, lineare, nel senso che questi cinesi sono i diretti discendenti di chi un tempo si vestiva così. Loro non pensano ci vestiamo così perché una volta gli antichi si vestivano così. In Italia non andiamo in giro vestiti da Romani o da Lorenzo il Magnifico. Loro pensano noi ci vestiamo così perché noi siamo così, siamo noi, è la nostra storia, la nostra cultura, eravamo questo e siamo questo. Ci si ricollega alla propria storia e alla propria identità. In Italia, per esempio, non possiamo dirlo degli antichi romani, perché l'Italia è sempre stato un mix di culture diverse. Roma era un polo di aggregazione di tantissime persone di molte etnie diverse, un processo che è continuato per tutto il Medioevo. La particolarità della cultura cinese è che non si è mai interrotta come da noi in Europa. La cultura di oggi è un filo continuo con quella del passato. Il fenomeno dell'Hanfu è un vero business per permettere a molti giovani di poter lavorare. In Cina ogni lavoro è amplificato al massimo, aprire una licenza lavorativa è piuttosto semplice. Se vuoi tentare una strada lavorativa, lo Stato ti dà le condizioni di farlo, senza strangolarti di tasse come in Italia, già dal primo giorno.
In Cina le tasse per chi apre un'attività entro un certo limite sono quasi zero. Il punto principale è: comincia a lavorare e a sostenerti, poi le tasse le paghi quando i ricavi cominceranno a salire. Non sono tutti privati, spesso lavorano per agenzie che offrono questo servizio, sia di noleggio sia di foto. Se vi piace la cultura cinese, Xi'an è il posto perfetto da visitare. Nella scheda informativa sotto vi lascio il link al video dell'interno della pagoda. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa continuità culturale. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video della Cina.